Ciao a tutti ragazzi, io sono Ryzen ed oggi siamo qui per stilare una lista di tutte le bufale che girano su YouTube, a partire da come iniziare su YouTube, a quali sono i trucchi per avere successo su YouTube, a come monetizzare una passione. Come vi ho già detto in altri video, io sono un piccolo canale che però ha già esperienze commerciali, ha già esperienze con il trattare con le aziende, ha già esperienza in quanto sono un consulente informatico aziendale. Ho deciso di creare questo video per sfatare alcuni miti e alcune leggende e per dare la possibilità alle persone che iniziano il loro percorso su YouTube di non demoralizzarsi dopo i primi 2 video caricati. La prima bufala che gira è quella sostanzialmente del contenuto stesso, e cioè il 100% delle persone che crea questo tipo di video probabilmente lo ha letto sul libro, lo ha rubato da altri creator o semplicemente lo ha reinterpretato e lo ha rivenduto al pubblico. Questi sono argomenti di tendenza, sono argomenti che fanno views e sostanzialmente ognuno di noi ha interesse a trattarli a proprio modo per creare un contenuto che possa essere visto da altre persone, che possa essere emulato. Tuttavia, YouTube nel corso degli anni è cambiato e anche se questi tutorial sono rimasti gli stessi, quelle cose non sono più valide nel 2021. Pertanto, se volete verificare la credibilità di un contenuto, vi basterà prendere quello che ha detto il vostro creator, cercarlo banalmente su internet e vedrete che vi usciranno centinaia e centinaia e centinaia di articoli simili, di video simili e soprattutto, spesso e volentieri, di video inglesi ritradotti in italiano. Quindi praticamente il connubio tra conoscere non equivale a fare e di conseguenza fare non equivale a conoscere. Quindi se ti accingi ad iniziare su YouTube, devi sapere sin da subito una cosa, e cioè qual è il tuo scopo. Vuoi monetizzare? Vuoi fare amicizie? Vuoi creare una community? Vuoi essere idolatrato? Puoi avere tutto quello che vuoi. YouTube è pieno di argomenti, è pieno di persone ed è pieno di spunti. Infatti non è un social monotematico, ma li racchiude tutti. Non devi essere giudicato e non devi giudicarti tu in primis se vuoi realizzare un obiettivo che secondo le regole tradizionali del buon senso va contro l'etica. Se vuoi monetizzare avrai già capito sin da subito che seguire quei tutorial non vale niente. Per monetizzare bisogna seguire il trend, solo e unicamente il trend. Non interessa a nessuno se fai contenuti di qualità. Su YouTube, al primo posto tra le classifiche e in tendenza, non c'è Piero Angela, ci sono i lifehack. Legato alla questione etica del è un hobby o è un lavoro, ne abbiamo avuto una concreta, tattile testimonianza in questo periodo di quarantena. Le aziende hanno chiuso e gli youtuber più famosi sono spariti dalla circolazione. Ora, non tutti lo hanno fatto per questo motivo, ma per sgamare la truffa, tra virgolette, la bugia del creator, vi basterà andare a vedere quali sono stati in questo periodo i video pubblicati. Il 90% degli youtuber che seguo io, quindi è una valutazione soggettiva su quello che io ho potuto constatare, praticamente è ritornata a caricare video o per chiedere scusa per essere sparito o con la scritta sotto dove contiene prodotti a pagamento, con l'inserzione a pagamento. Morale della favola, non ti fare problemi se vuoi iniziare ad essere uno youtuber per poter guadagnare soldi, perché laddove c'è molta critica, in realtà la maggioranza delle persone prende in giro i propri iscritti dicendogli che non è così, ma poi di fatto pubblica video solo quando gli vengono pagati.
È normale, non c'è nulla di male. Se ti pagano per fare qualcosa, dopo difficilmente torni a farla gratis. Il mondo gira così. Inoltre, se decidi di fare contenuti di qualità, presta attenzione a cosa decidi di portare. Un consiglio spassionato da chi ha ancora pochi iscritti, e quindi te lo posso dire per cognizione di causa, io ho creato un video e poi l'ho brevettato. Nell'arco delle 24 ore quel video mi è stato plagiato da uno youtuber con oltre 150.000 iscritti. Quando gli ho scritto, lo youtuber in questione mi ha risposto che non era tenuto a citarmi in quanto su YouTube funziona così. Gli ho fatto rimuovere il video perché era brevettato, quindi c'era una licenza che non ho reso pubblica su YouTube, ma che ho notificato a YouTube. E gli ha rimosso il video, prima ancora che fosse caricato. Quindi fate ben attenzione sui contenuti che volete creare, perché qualora voi portate originalità, questa originalità potrebbe esservi rubata da chi ha molti più iscritti di voi, senza riconoscervi i meriti, portandole con le proprie parole e avendo comunque un'utenza superiore alla vostra, vi metterebbe sin da subito in secondo piano. Questo è un rischio effettivo. Differentemente, se lo fai per passione, se lo fai come nel mio caso ad esempio, il mio YouTube è un modo per imparare cose nuove, per mettermi a contatto con le persone, per poter dialogare, per non sentirmi da solo nel cazzo di mondo. Quindi se nel mio canale sono iscritte 300 persone e con un centinaio dialogo giornalmente, io in realtà ho già soddisfatto i miei obiettivi, sono più che felice e quello che arriva è un di più. Quindi ci colleghiamo direttamente alla famosa regola di più è famoso, più è vero ciò che dice. Menzogna. YouTube ha lo scopo di intrattenere, pertanto non tutto quello che viene pubblicato effettivamente è vero. Ne sono la chiara dimostrazione le fake news, ne sono la chiara dimostrazione il fatto che se digiti su un qualunque motore di ricerca, nei primi posti ti appare la risposta più famosa, quella più ricercata e quella dove hanno speso i soldi. YouTube, come tutti i social media, è un'azienda che ti dà la libertà di creare dei contenuti, tuttavia se vuoi essere virale, a rendere virale le fake news stesse sono gli stessi creatori di contenuti che le propongono ad un pubblico molto vasto, dandogli di conseguenza la fama che cercano e la monetizzazione. Morale della favola, se fai contenuti di qualità, probabilmente non diventerai virale. Se dici una stupidaggine, probabilmente tutti ti insulteranno, ma ti ricopriranno anche d'oro. La bufala numero 4 è direttamente collegata all'essere se stessi, e cioè trovare una nicchia. Avere già un'utenza definita, finale, che segue determinati argomenti e segue solo quelli, quindi di conseguenza creare una nicchia, che nome orribile per gli iscritti, però è molto utile se tu hai intenzione di prendere una partnership quando crescerai. La partnership non è altro che un intermediario tra te e le aziende, e quindi se sei monotematico sostanzialmente potranno più facilmente consigliare il tuo nome. Tuttavia, come puoi constatare tu stesso, il mercato è saturo. Molte aziende smettono di finanziare per il semplice fatto che possono cercarseli da soli ormai, quindi spesso e volentieri si valuta il numero di iscritti e non la nicchia che questa persona attrae. Di conseguenza è un qualcosa che devi tenere in considerazione, in stretta considerazione, se il tuo obiettivo è far conoscere un prodotto o se il tuo obiettivo è vendere un prodotto in futuro utilizzando la partnership. Sfatiamo subito un altro mito, che è quello dell'indicizzazione del video. YouTube è abitato da miliardi di persone, quindi in sostanza i trend più famosi sono quelli che lanciano gli YouTuber più famosi. È una sottospecie di sistema piramidale. Se tu segui il trend e copi un video che si trova nelle tendenze al primo posto, probabilmente avrai tantissime visual. È lo stesso principio che adottano quelli che fanno i commentari sulle serie televisive. La fatica la fanno gli altri, loro ne prendono i benefici. Un'altra cosa a cui devi fare parecchia attenzione è la differenza tra creatore e inventore.
Un inventore non ti dirà mai come ha fatto, per il semplice fatto che se inventi qualcosa e la rendi pubblica, la possono fare tutti gli altri. Mi dovete dire chi è quello stupido che si crea concorrenza da solo senza guadagnarci di più di quello che ci avrebbe guadagnato se non lo avesse fatto. Io per esempio a 500 iscritti vi dirò come monetizzare su YouTube quando si hanno 500 iscritti. Quando raggiungerò i 1000 iscritti e quindi l'attivazione della monetizzazione sul mio canale YouTube, vi potrò dire la mia invenzione, e cioè come guadagnare 30-40 euro al mese pure se non hai neanche 100 iscritti. Come collaborare con le aziende quando si hanno 35 iscritti. Come farsi mandare le cose gratis senza guadagnare soldi ma potendo comunque creare dei contenuti. Queste cose esistono, non le dicono per il semplice fatto che si limitano a copiare i contenuti di altre persone e io in particolare non ve le dico ancora per il semplice fatto che ci sto guadagnando. E se ve le dico e qualcuno più famoso di me dovesse copiare e verificare le mie affermazioni, si prenderebbe dei meriti che non sono i suoi e io smetterei di guadagnare prima ancora di raggiungere i 1000 iscritti. Perché praticamente funziona così. Quando una cosa diventa pubblica, quando iniziano ad usarla tante persone, paradossalmente YouTube, come tutti i social, cambiano le carte in gioco. Vi potete scordare la strategia perfetta per poter guadagnare perché è un mondo in continua evoluzione. E se vedete che state avendo dei risultati è semplicemente perché vi state basando su consigli di una persona che ha caricato il video di fresco e quindi nell'immediato futuro, dopo la pubblicazione di quel video, voi state traendo i vantaggi del creatore che è più grande di voi. Inoltre, l'inventore è qualcuno che crea qualcosa che non esiste, come nel video citato prima. Io ho potuto brevettarlo perché, anche se è una stupidaggine, anche se non ha alcuna rilevanza, anche se qualunque motivo voi volete, se qualcosa non esiste può essere brevettata. Immaginatevi quello che ha inventato la linguetta per aprire le scatolette. Banale. Eppure, quindi ci ricolleghiamo direttamente all'algoritmo. L'algoritmo è deciso per vie misteriose. Se c'è qualcuno che spinge un tag, che spinge una frase, che spinge un thread, paradossalmente quello è uno youtuber famoso. L'algoritmo è basato sugli youtuber famosi. Hanno più seguito, li cliccano molte persone e paradossalmente facendo quel tipo di contenuti, anche a distanza di tempo, riuscite a finire nei consigliati. C'è una possibilità. Non importa la lingua, non importa il resto, non importa nulla. Sta tutto là. Quindi indicizzare meglio i vostri video è sì importante, ma anche verificare che quel video sia già indicizzato da qualcun altro. Sia stato già indicizzato da qualcun altro, lo è forse ancora di più. Al punto numero 7 ci mettiamo la cosa più importante di tutte, e cioè lo youtuber è un lavoro? Ni. Il guadagno principale di uno youtuber deriva da lavori esterni a YouTube, che però vengono pubblicizzati su YouTube stesso. Il 100% degli youtuber che arriva a guadagnare 10, 20, 30, 40 mila euro al mese, tutti i soldi del mondo che volete, paradossalmente sta prendendo una percentuale per un lavoro più grande, che però pubblicizza su YouTube. Il creatore di contenuti viene pagato perché effettivamente è un creatore di contenuti, ma la causa del suo guadagno prevalentemente deriva da aziende esterne a YouTube. Basti vedere i contratti, quelli seri, ci sono dei contratti, ci sono mesi e mesi di progettazione, di programmazione e quant'altro, ci sono delle cose che non si possono divulgare via YouTube e viene tutto siglato e firmato all'esterno di YouTube. YouTube in sé per sé l'unica fonte di guadagno che ti dà è la monetizzazione dei video. Fine. Pertanto molti youtuber in realtà non guadagnano solo grazie a YouTube, ma guadagnano grazie ad associazioni esterne al network che però ci si appoggiano. Per intenderci, credi di essere un lavoratore indipendente, ma in realtà sei un dipendente e paghi anche per esserlo, perché il network prende il 30% dei tuoi guadagni e quando ti trova un lavoro dà a te il 30% dei suoi guadagni. Lo sapevi? Ora sì. Quindi, in definitiva, YouTube è un'opportunità lavorativa concreta, Internet è un'opportunità lavorativa concreta,
Tuttavia, non aspettatevi di fare grandissimi numeri se siete voi stessi. Io lo sono. Ho 300 iscritti ed è più di un anno che carico contenuti. Ho superato i 100 video caricati. L'unica cosa che posso vantare di avere, essendo me stesso, è l'interazione con le persone. Il fatto che tutti i miei punti per cui ho aperto un canale YouTube siano stati depennati e quindi abbia raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero posto, quindi io mi sento pienamente soddisfatto della mia creazione. Inoltre imparo cose nuove, dialogo con le persone, mi danno dei suggerimenti, ho creato un fulcro che raggruppa persone che magari la pensano diversamente sotto un unico canale, sotto il nome dell'arte, della creatività e di quant'altro. Ho brandizzato in pratica il fai da te creando qualcosa che non esisteva prima e questo magari col tempo sarà apprezzato, ma potrebbe anche non accadere mai perché io non faccio qualcosa per farlo accadere. Inoltre, piccola chicca che non tutti sanno è avere una collaborazione, una partnership sostanzialmente è conveniente? Sì, perché generalmente tutti i membri di una partnership si passano gli iscritti. È involontaria a volte questa transazione, però la partnership stessa ha interesse che tu aumenti gli iscritti perché così aumenta il valore del loro 30%. Se un network in questo caso ha più di 100 milioni di iscritti dipartiti tra tutti i creator, tenderà sempre a far iscrivere l'uno al canale dell'altro, perché stanno tutti sotto un unico padrone, che è il network. Quindi la partnership in sé per sé ti aiuta a crescere. Effettivamente ti trovi lavori, è un tramite, ti può fare da tramite per le aziende, però in quel caso ottimizza il tuo lavoro, rendilo monotematico. Qualora dovessero cambiare le carte in tavola, puoi fare come hanno fatto tantissimi youtuber negli ultimi 2 anni, e cioè dire che ti sei stancato di fare sempre lo stesso argomento e passare ai vlog. Non giudicate il lavoro degli altri, pensate a quello che volete realizzare, siate consapevoli delle persone che seguite e qualora queste persone non rispettino voi in quanto iscritti, disiscrivetevi dal loro canale. Spesso e volentieri molti canali diventano grandi per via della vostra pigrizia. E cioè abbiamo centinaia di iscritti, spesso non vediamo neanche il feed del canale che non seguiamo più e quindi rimane là. Noi risulteremo sempre iscritti al suo canale e indirettamente gli diamo potere e credibilità. Lo youtuber è come il politico, vale qualcosa se le persone gli danno un valore. Senza le persone che lo seguono, lo youtuber non vale un. E paradossalmente potete sfruttare questa cosa a vostro vantaggio. Molti youtuber investono tanti soldi. Come avete potuto vedere, ve lo ripeto di nuovo, in questo periodo di quarantena i fondi erano stati chiusi e loro hanno smesso di produrre video. Quindi, in definitiva, gli potete fare una grandissima concorrenza per il semplice fatto che voi niente guadagnavate, niente guadagnate, ma gli potete fregare tutti i contenuti, perché loro ci spendono soldi e qualità per realizzarli e non possono fare dei passi indietro. Voi invece qualunque cosa create fate sempre dei passi avanti. Rispettate i primi 1000 iscritti e non sputateci sopra, perché i primi 1000 iscritti sono quelli che il canale ve l'hanno fatto nascere, sono quelli che il canale ve l'hanno fatto crescere e sono quelli che il canale ve l'hanno supportato quando non vi si nessuno. Quelle persone sono le stesse persone che vi hanno dato la forza di andare avanti. Ci sono persone dietro quell'iscritto, rispettatele. Per il resto la finalità d'uso del vostro canale spetta solo a voi, raga. Spero che questo video vi abbia sia sconvolto che affascinato. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se ne volete altri, a farmi delle domande a cui io risponderò e noi ci rivediamo presto con un altro video. Ciao da Ryzen. Mi cancellano il canale, mo me lo cancella.